Ciao amici, qualche settimana fa ho avuto modo di incontrare i tecnici Canon che hanno presentato in anteprima presso RCE Photo i nuovi modelli, quelli che sono pronti ad aggredire il mercato fotografico nei prossimi tempi e quelli con i quali gli altri brand dovranno confrontarsi. La nuova ammiraglia Canon EOS R1 ricorre un anniversario dal lancio della prima EOS 1 e oggi arriva questa, la mirrorless super tecnologica. Del resto Canon non ha mai fatto mistero di considerare la R3 come la top mirrorless. È arrivata, fantastica, ma non è l'unica novità, perché il lancio della R1 è stata accompagnata anche dalla grande aspettativa che il pubblico di fotografi aveva, e cioè la seconda edizione della Canon EOS R5, la Mark II, un laboratorio, un concentrato di tecnologia che migliora ulteriormente e fa fare un bel balzo in avanti sostanziale al già buon modello precedente. Eccolo qua, è la mia fotocamera. Sì, sembrava già a posto quasi di tutto, ma arrivano tante novità. Vi lascio all'intervista che Stefano, lo specialista dei prodotti Canon, mi ha gentilmente rilasciato, nel quale vi racconta i punti salienti di queste camere e poi ne parleremo insieme. Siamo da RCE con Stefano, specialista dei prodotti di Canon Italia, ed è venuto giù a presentare le ultime release, gli ultimi modelli assai ghiotti. A questo punto, Stefano, in due parole, perché ho capito che la scheda tecnica sarebbe molto lunga, di cosa stiamo parlando? Ciao innanzitutto e grazie per l'ospitalità. Parliamo appunto dei due nuovi prodotti Canon, rispettivamente EOS R1, quindi la definitiva ammiraglia di Canon che finalmente è tra di noi, e dall'altro lato una Mark II su un prodotto che appunto ha segnato la storia del mondo mirrorless di Canon, quindi EOS R5 Mark II. Due prodotti che da un certo punto di vista hanno tantissimo in comune, perché il gap tra la serie 1 e l'EOS 5 con questi due prodotti va ad assottigliarsi tantissimo. Dall'altro lato però chiaramente con due pubblici di destinazione diversi ma complementari, nel senso che EOS R1 pensata per il professionista soprattutto dello sport, del fotogiornalismo, quindi le situazioni dove davvero meno si ha controllo su quello che succede davanti alla macchina fotografica, e dall'altro lato una macchina, diciamo così, la macchina ibrida per eccellenza, che è in grado di svolgere tutti i lavori sia lato foto che lato video, sfruttando l'altissima risoluzione dei 45 megapixel. Uno come me, possessore di EOS R5 Mark I, cosa si aspetta da questa? Cosa troverò in più? Troverai in più tantissime cose, sia lato foto che lato video, appunto tutto il sistema aggiornato di menu e di algoritmi di deep learning che sono presenti anche su EOS R1, un sensore sempre 45 megapixel ma stacked e retroilluminato, che è presente da 24 megapixel ma sempre stacked e retroilluminato anche su EOS R1, tra l'altro un sensore completamente nuovo da cui ci aspettiamo e sappiamo che la macchina è in grado di portare dei risultati eccellenti anche ad ISO molto alti. Ma tornando su R5 Mark II, lato foto prescatto, appunto sensore retroilluminato stacked, un autofocus molto più performante. Invece lato video un 8K 60p RAW interno senza alimentazione esterna, e secondo me la cosa che davvero più andrà a ingolosire gli utenti ibridi, il fatto che su entrambe le macchine abbiamo la porta HDMI piena. Prima ti sei sbilanciato molto parlando della R1, perché ci hai detto nella spiegazione, questo mirino segnerà davvero ormai il pareggio, se non oltre, rispetto a quello ottico. Io ho già buttato l'occhio dentro e se ve lo dicessi io no, è meglio che ve lo racconti Stefano, è un capolavoro. Parere personale, ripeto, secondo me davvero segna il destino del mirino ottico a favore del mirino elettronico. È un mirino molto grande, 9.44
milioni di punti, frequenza di aggiornamento 120 fotogrammi al secondo, con un'estrazione pupillare e un rapporto di magnificazione molto buono. Per il secondo dato parliamo di uno 0.9x, quindi davvero molto grande, molto definito, molto reattivo e anche fisicamente molto grande. E anche su R5 Mark II abbiamo un mirino elettronico molto grande. Perché su entrambi i modelli c'è la nuova versione del riconoscimento dell'occhio del fotografo, quindi la possibilità di spostare il punto di messa a fuoco tramite spostamento dell'occhio del fotografo, quindi una tecnologia che abbiamo visto su EOS 3 a pellicola, EOS R3, e qui arriva nella sua, diciamo così, terza declinazione, ancora più efficace, ancora più affidabile, ancora più reattiva. A proposito di EOS R3, Canon non ha mai dichiarato che fosse la top reflex. Allora ci aspettiamo in questo che incarni pienamente il suo titolo di nobiliare, diciamo così. Perché dovrei scegliere una R1 rispetto ad una R5 Mark II che sulla carta è estremamente performante? Cosa ho di più qua? Assolutamente sì, appunto nell'introduzione ho detto che il gap si è assottigliato molto, quindi la domanda è assolutamente legittima. Alcune considerazioni: chiaramente batteria più capiente, secondo luogo doppio slot CFE Express che permette appunto di avere pareggio di velocità di scrittura e lettura sulle schede, e un sensore da 24 megapixel stacked retroilluminato che quindi sicuramente mi dà un vantaggio alle altissime sensibilità. E in più due aspetti: uno, il filtro passabasso è lo stesso presente su uno X Mark III, quindi non a 4 punti ma a 16 punti, quindi vuol dire che ho sì un file più piccolo rispetto ai 45 megapixel, ma con un filtro di qualità migliore, che quindi mi dà più nitidezza e evita l'incorrenza di moiré, per esempio. E in secondo luogo il fatto che per la prima volta su sensore Canon manteniamo la struttura del dual pixel, ma delle 4 unità, quindi RG, GB, il secondo dei due verdi, praticamente l'orientamento del dual pixel è girato di 90 gradi, che vuol dire che la macchina è sensibile anche al contrasto sulle linee orizzontali. Troviamo un ulteriore vantaggio nell'autofocus, che quando è stato presentato da questo signore mi ha detto che è ulteriormente ma molto migliorato già rispetto alle performance ottime di una R3, quindi non so cosa aspettarmi. La sua agenda è piena di impegni, ma un'ultima domanda te la faccio: quando le avremo sul mercato per tutti noi fotografi? Per tutti noi EOS R5 Mark II a partire da seconda parte di agosto, più proiettati verso settembre, mentre per quanto riguarda EOS R1 siamo più verso l'autunno, quindi indicativamente novembre. E allora grazie molte, ma grazie davvero, lo dico per me in prima persona, per aver imparato tantissime cose, perché insomma è davvero stata un'occasione interessante. Grazie a RCE che ha promosso anche questo incontro, e buon lavoro e buone fotografie. Grazie a tutti. Nel 1989 nasce la EOS 1, così si festeggia il 35° anniversario con la R1. La R5 invece cade al 16° dal lancio della 5D Mark II, una camera che ha rivoluzionato il mercato perché è stata la prima Canon, chiamiamola ibrida come la definiscono i tecnici, cioè in grado di scattare le fotografie ma girare anche delle clip video, una bella linea di demarcazione. Abbiamo capito che la tecnologia Canon, lo sviluppo dei nuovi prodotti Canon è sempre più orientato verso l'ibrido, e cioè questo sistema fotografico misto foto e video, anche se devo notare che la parte fotografica appare un po' più rallentata nella sua corsa rispetto invece a quanto stia galoppando il comparto video. È vero che l'intelligenza artificiale mette a disposizione tantissime nuove funzioni che aiutano davvero molto la vita a bordo del fotografo, però sembra che soprattutto in questa R5 Mark II l'occhio sia un pochettino più puntato sui videomaker oltre che sul fotografo.
Anche l'autofocus, che è il cuore di una fotocamera, appare negli ultimi modelli sempre più orientato a servire il comparto video. Questo è davvero il segno dei tempi. Una delle novità più importanti introdotte nella fotocamera è l'upscaling, cioè la possibilità di ricampionare il file direttamente in camera e non attraverso gli algoritmi disponibili in cloud dal Giappone. Ma voi li avete mai visti questi file ricampionati? Sono sbalorditivi. Sbalorditivi, non c'è altro modo di commentare. Non è il Photoshop, non è l'algoritmo dell'intelligenza artificiale di tipo addittivo o creativo. Questa è una intelligenza artificiale di tipo rigenerativo, quindi con degli algoritmi basati su quello che esiste, non viene inventato niente. Ho visto con i miei occhi, scattato dalla camera, un particolare, preso, ricampionato, incredibile, meglio della foto originale. Queste sono le cose che chiedevano i professionisti, quelle di cui hanno bisogno. Innanzitutto una connettività con il mondo molto più estesa. Arriva una porta HDMI grande su entrambe le fotocamere. Dico finalmente, ma che bellezza! Non solo, molto più veloce la connettività e soprattutto questa possibilità di essere rapidi nel scaricare le foto, inviare le foto, mandarle e soprattutto anche ricampionarle, modificarle. Assolutamente incredibile. Il comparto video comprende metadati frame by frame e log Canon ed anche i formati 420 a 8 bit e 10 bit. È stato introdotto anche il sistema dual shooting. Sembra un po' la scoperta dell'acqua calda, ma è una cosa che mancava ed è senza dubbio intelligente, cioè la possibilità di mettere la camera a filmare, ad esempio durante un'intervista, ma mentre sta filmando, con un telecomando o con un controllo in camera, scattare una foto, magari di quell'espressione particolare o di quel momento della vicenda che si sta filmando, che può essere proprio la copertina da inviare o comunque il testamento fotografico di quell'evento. Ma oltre alla presa HDMI, quella grande, c'è un'altra novità con la quale secondo me gli altri brand dovranno confrontarsi, e cioè un doppio processore. È un processore che lavora sostanzialmente in tandem, ma non fa le stesse cose, e cioè ce n'è uno che si occupa del bilanciamento del bianco, di tutte quelle funzionalità accessorie di maintaining della fotocamera, e l'altro, quello principale invece, che curerà l'autofocus. Quindi potete immaginarvi due cose, immaginarvi che tipo di reattività avremo. E io l'ho potuta comprovare, e lascia un pochettino indietro persino la R3, il che è tutto dire. Quindi non solo un'intelligenza artificiale che, a detta dei tecnici Canon, è anche stata modificata nei sistemi predittivi. Ci sono altri case, ce ne sono meno, ma sono ancora più accurati, ci sono riconoscimenti ampliati. Davvero si capisce che l'elettronica comincia a farla da padrona nell'assistere il fotografo. Uno, vi dicevo, è questo aspetto, un autofocus reattivo. Dall'altra parte avremo una capacità di raccogliere dati e di essere così veloce nel processare questi dati che nessuna fotocamera ad oggi riesce a fare. Qualche cosa è stato conservato, anzi per meglio dire migliorato rispetto alla EOS 1DX Mark III. Per esempio il sensore, il RGB-G, sapete ormai che ha queste 4 cellette, rossa, blu, verde e verde. Ebbene, una di queste è dedicata alle linee verticali, proprio per aiutare l'autofocus, quei famosi punti a croce, nel riconoscere anche le linee, cioè aumentare il contrasto anche quando veramente la situazione si fa difficile. Lo avevo già provato sulla Mark III 1DX, su questa è ancora ulteriormente migliorato, un ulteriore passo avanti, così come è migliorato ad esempio l'Eye Detect, che non a caso uscì proprio sulla EOS 1, un Eye Detect ancora più esteso, ma soprattutto più preciso, anche per quelli come me che portano gli occhiali. Vi ricordate che mi ero un po' lamentato della R3 che in alcune zone rimaneva scoperta, non ci vedeva bene, diciamo così. Qui
è ulteriormente migliorato, più veloce, più accurato, ma soprattutto più preciso. E poi il mirino, sì, ve l'ho tenuto per ultimo perché credo che finalmente si chiuda la partita tra mirino analogico, mirino ottico, mirino digitale, un po' come accadeva molti anni fa, quando si diceva ma è meglio l'analogico o il digitale? Sono due cose diverse e restano due cose diverse, ma un mirino digitale come quello che ho visto mettendo l'occhio nella EOS R1, vi assicuro che è un'esperienza mistica, indimenticabile, grande, preciso, una capacità di accomodamento dell'occhio con una magnificenza di 0,9, quindi quasi 1:1, cioè ci proietta davvero in qualcosa che non ho visto neanche sulla pur validissima R3, refresh velocissimi che tra l'altro arrivano anche sulla R5 Mark II, e sulla Mark II, come probabilmente avrete forse letto dalle poche cose che sono trapelate, arriva finalmente il sensore retroilluminato, l'elettronica viene posta dietro e la qualità si percepisce davvero. Secondo i tecnici Canon, la R5 Mark II è il vero laboratorio, cioè è una camera all around, però comunque dedicata allo storytelling, non è il sistema pro che incarna appieno una R1. Una R1 risponde alle esigenze, ve l'ho detto, sostanziali dei professionisti, e quando parlo professionisti parlo di quei pochi in percentuale che la utilizzano davvero in condizioni disastrose, quindi deve essere la macchina a tenuta stagna, coinventata in tutto e per tutto, con guarnizioni dock, scattare a -20, a +50, questo richiede il professionista. La velocità non solo della raffica, a proposito, finalmente la raffica è cadenzabile, non è più fissa come sulla R3 che aveva fatto storcere un po' il naso a tutti noi, soltanto 2 opzioni, adesso è cadenzabile. È vero, i pixel non sono quelli che forse qualcuno si sarebbe aspettato, ma sono così belli, così validi, che vi assicuro riempiono comunque la pancia, sono veramente molto belli. Vi dicevo cosa chiede il professionista: l'autofocus, un autofocus a prova di bomba, non quello che funziona in piena luce o forse anche al crepuscolo, quello che va a segno quasi anche al buio, quello che intercetta le sfumature dei colori quando ci sono 2 pugili sul ring con il guantone e devo prendere proprio l'espressione. Poi c'è un inseguimento che è ulteriormente migliorato. Insomma, fra le tante top mirrorless che ho provato in questi ultimi paio d'anni, devo dire che sono rimasto a bocca aperta, il passaggio c'è. La R5, lo avrete visto forse dalle immagini, ha una ventola dedicata qui sotto. Perché? Perché è sempre più ibrida, sempre più orientata, come un po' tutta la produzione di qualsiasi casa si intende, verso il sistema misto, quello ibrido, cine e foto. Chissà che un giorno non si chiameranno cinecamere che faranno anche delle fotografie. Lo dico provocatoriamente, però la tendenza appare quasi quella. Praticamente può filmare di tutto in 8K, in 4K, quello che vogliamo, con dei frame rate elevatissimi, senza i limiti che aveva la R5, superando, anzi surclassando, la 5C. Tanto è vero che mi viene in mente una considerazione personale che faccio veramente a titolo personale, e cioè il galoppo tecnologico. È un treno che corre e non si arresta mai, ma veramente corre velocissimo, lascia davvero ai bordo strada dei sistemi, dei corredi, delle fotocamere ancora attuali e recenti che perdono appeal. Cioè mi domando ad esempio una R5C che futuro avrà alla luce di una Mark V che fa tutto di più e meglio. Mi domando anche una superlativa R3 con la quale fino a prima di mettere l'occhio nel mirino della R1 consideravo la top mirrorless di Canon, e sembra lasciata indietro di qualche anno. Ecco, questa obsolescenza in certi sensi programmata e per altri versi è una guerra fra brand, a chi tira fuori, a chi sforna per primo il nuovo target, chi alza l'asticella,
purtroppo anche ha questo contro, un contro che poi a me fa anche molto comodo, perché l'R3 non posso comprarmela, ma magari adesso che esce l'R1 nel mondo dell'usato si abbasserà di prezzo e chissà che non arrivi anche qui a PhotoArt. A voi tutti amici, grazie, è stato un video un po' lungo, un po' tecnico, ma meritava essere esposto per darvi l'anteprima di quello che ho potuto toccare con mano e vivere in quella mattinata a stretto contatto con i tecnici Canon. Però non vi ho detto, è stata l'occasione per porre loro qualche domanda personale mia da fotografo, e cioè la prima cosa che ho domandato è questa: non vi pare che ormai la fotocamera si sia arenata lì? Megapixel, si rincorrono quelli, acutanza, e cioè, ma c'è qualche progetto diverso, cioè un sensore rivoluzionario, oppure una organicità diversa, qualcosa che veramente possa spaccare col passato? Super abbottonati, mezzo sorriso, che mi hanno fatto capire che la sanno lunga ma non possono dire, però insomma dai, mi hanno detto che effettivamente c'è qualcosa che è già sottoposto a sistemi medicali, soprattutto a quelli dell'esercito, e che probabilmente presto o tardi arriverà anche per noi fotografi, qualcosa che non vi posso anticipare perché mi è stata detta in via confidenziale, ma posso dirvi che è straordinaria. Quello che mi colpisce è il tasso tecnologico che esiste, che ci sarebbe a disposizione, ma che non viene impiegato, un po' perché è costoso, un po' perché, come vi dicevo prima, programmato nella sua cadenza, perché sennò poi non vendo più il resto. Che peccato, ma che meraviglia. Ciao a tutti voi amici e alla prossima.